Benvenuti, sognatori instancabili e cercatori di verità nascoste, nel vostro rifugio preferito, Segreti Turchi. Oggi vi portiamo lontano dalle luci e dai rumori della città, dove il bianco della neve è un sipario e il silenzio suona come una promessa. Lontano da sete red carpet, lontano da foto patinate e risposte già pronte, lì dove due battiti sembrano aver trovato lo stesso tempo. I nomi sono quelli che tutti conosciamo e amiamo, Bar Harduk ed Elçin Sangu. Una melodia che da anni scorre sotto traccia, tra incroci professionali e sguardi che il pubblico non ha mai smesso di decifrare. Adesso, però, quella melodia si è trasformata in una sinfonia più audace, una fuga segreta verso un paradiso gelato. Non parliamo di scene girate, non parliamo di un copione. Le immagini che stanno facendo il giro del web hanno qualcosa di disarmante nella loro semplicità, due anime che si cercano nel freddo, e che nel freddo sembrano trovarsi. È l'inizio di una storia grande o soltanto un rifugio temporaneo per due amici stanchi? Prima di sciogliere insieme questa neve misteriosa, vi chiediamo un gesto di calore, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, se volete essere i primi a scoprire i segreti nascosti tra le montagne, cliccate su Unisciti. Immaginate un chalet di legno, rustico e appartato, circondato da coltri di neve che inghiottono ogni rumore. Un quadro di inverno così perfetto da sembrare irreale. Eppure è lì che Bar Harduk ed Elçin Sangu sono apparsi, non davanti a una troupe, non con la complicità di un fotografo, ma per caso. O magari no. Avvolti in cappotti pesanti e sciarpe morbide, con solo l'essenziale visibile, i loro volti raccontano più di 1000 parole. Il sorriso di Elçin non è quello posato da tappeto rosso, è un sorriso che nasce dagli occhi, una luce calma. E lo sguardo di Bar, vigile e dolce, con quella sfumatura protettiva che nessun obiettivo può inventare. C'è tenerezza nelle foto, un'intimità difficile da archiviare come coincidenza. In uno scatto li vediamo camminare lungo un sentiero stretto, le impronte che si inseguono nella neve, affiancate con un'armonia quasi metronomica. In un altro, seduti vicino a un camino che scoppietta, tazze fumanti tra le mani, la luce ambrata che smussa i lineamenti come se un direttore della fotografia avesse studiato la scena per ore. Nulla di forzato, nulla di ostentato. Qualunque cosa sia stato questo viaggio, per loro ha avuto un peso. E quel peso si sente. Chi sussurra vicino al loro mondo dice che questa fuga fosse stata programmata con cura per ritagliare una pausa dal ritmo frenetico delle riprese. Un tempo per staccare, respirare, tornare a sentire se stessi. Per un po', il piano ha funzionato. Poi l'imprevisto, un gruppo di fan li ha incrociati, e nel giro di poche ore le immagini hanno invaso la rete, spaccando l'opinione pubblica in due. Da un lato i romantici, certi che ogni fotogramma gridi amore. Un tocco leggero sul bordo della manica, una spalla inclinata verso l'altra, la quiete di due persone che non riempiono i silenzi con parole superflue. Dettagli quasi invisibili che nutrono il racconto di uno soft launch, la lenta, consapevole apertura di un capitolo sentimentale. Dall'altro, gli scettici, due colleghi in cerca di pace, nulla di più. Ma il linguaggio del corpo, amici di Segreti Turchi, raramente mente. E qui parla chiaro, in una lingua fatta di fiducia e vicinanza. Nessuno dei due ha commentato il viaggio, e anche questo silenzio è diventato notizia. Elçin ha sempre difeso la sua sfera privata con un garbo deciso, arretrando quando il frastuono si fa troppo forte. Bar, dal canto suo, rifugge le domande tabloid e lascia che sia il tempo a raccontare. Tuttavia, a volte il silenzio non è una porta chiusa, è un invito a immaginare. E non sbagliate se pensate che queste immagini innevate diventeranno uno dei momenti più discussi dell'anno. Un dettaglio curioso è spuntato al rientro, li hanno visti atterrare lo stesso giorno a Istanbul, ma uscire dall'aeroporto separatamente, attraverso varchi differenti, in una coreografia tanto accurata quanto eloquente. Per chi vive l'ambiente, è un segnale, custodire qualcosa di fragile, tenerlo al riparo dall'assalto dei commenti. Non è la prima volta che si incrociano. Eventi, serate, conferenze,
li abbiamo visti condividere angoli, dilatare conversazioni oltre il necessario. Ma una fuga così, lontano dai set e dalle sceneggiature, trasforma una consuetudine in una storia. L'intimità di quel paesaggio, la maniera in cui la montagna ha cullato il loro tempo, hanno convinto molti fan. Sembra la scena tagliata di un film d'amore invernale. E online prende forma un'altra ipotesi, magari questa parentesi non è solo riposo. Forse è il seme di una collaborazione futura, o forse l'inizio di una vita intrecciata. Difficile ignorare come ogni tassello sembri combaciare. Elchin, che negli ultimi tempi cerca ritmi più dolci e spazi più quieti, appare attratta da una calma senza palloncini. Bar, con il suo amore dichiarato per la natura, per le camminate all'aria pungente, sembra aver trovato la sua firma spirituale proprio lì. C'è chi dice che non sia stata soltanto una fuga di tepore e buona compagnia, ma un reset, una ricarica sottile in quel silenzio ovattato. Entrambi si preparano a progetti importanti, e lo sanno tutti, sparire prima della tempesta di lavoro è una strategia tanto antica quanto intelligente. Il mondo del gossip, però, vive di possibilità. E la domanda centrale resta: stiamo assistendo all'alba di qualcosa di autentico, o stiamo proiettando desideri su scatti immobili? Per adesso, la risposta sta dietro quel loro tacere. A complicare il quadro c'è la tempistica dei loro post social durante il soggiorno. Elchin ha condiviso vedute di colline bianche e alberi vestiti di neve. Bar ha pubblicato cieli nitidi e luce invernale morbida. Mai un tag, mai una menzione reciproca. Eppure gli sfondi si parlavano. La stessa pietra del camino, se ci si soffermava abbastanza. Lo stesso taglio di orizzonte oltre una finestra. Persino un plaid dalla trama sottile, intrecciata, inconfondibile, sembrava combaciare. I fan hanno fatto quello che sanno fare meglio. Hanno confrontato pixel e concluso che quei due occupavano la stessa cornice anche quando non la mostravano. Qualcuno sussurra che la fuga sia arrivata in un momento significativo. Si dice che Elchin abbia confidato ad amici fidati di sentirsi insolitamente centrata, in pace. Qualcun altro mormora che Bar, geloso della sua vita sentimentale come pochi, abbia trovato un agio raro in quel ritiro tra i fiocchi. Vederlo accanto a Elchin, calmo e senza fretta, ha acceso una costellazione di commenti speranzosi. Il dibattito continua, c'è chi giura che sia l'inizio vero, e chi invita a non trasformare le foto in fiabe. Ma sotto le discussioni sta crescendo un consenso inatteso: quelle immagini sono troppo intime per essere archiviate come casualità. E la mancanza di un sì o un no netto è l'ossigeno che alimenta ogni trama. Una passeggiata sugli sci potrebbe presto diventare la notizia più rumorosa della stagione. Forse la verità sta nei dettagli quieti. Chi giura di averli visti da vicino in montagna racconta soprattutto una cosa: camminavano allo stesso passo. Sembra poco, e invece chi ha mai voluto bene sa cosa significa mettersi al passo con un altro. Non correvano. Non si perdevano. Si sincronizzavano. Quel ritmo, catturato in manciate di fotogrammi rubati, è il motivo per cui questa storia non smette di bussare. Forse desiderano che la neve si sciolga da sé. Forse stanno provando la consistenza della loro connessione nel silenzio della vita reale, lontani dall'eco dei titoli. Forse sanno che dare un nome troppo presto a qualcosa lo cambia per sempre. Per ora, questo viaggio appartiene alla memoria e all'immaginazione di chi ha intravisto, tra scatto e scatto, una scintilla. Ed è così che i capitoli iniziano davvero, con cose piccole, con passi uguali, con una finestra illuminata e due tazze che fumano nella penombra. È inevitabile domandarsi cosa accadrà adesso. Gli addetti ai lavori notano che, al loro ritorno, Bar ed Elchin hanno evitato accuratamente di coincidere in qualsiasi luogo pubblico. Agenda coordinata o semplice prudenza? Entrambe le cose, dicono. Perché quando una relazione è sul filo tra possibilità e rivelazione, ogni gesto pesa. Si racconta che la produzione dei rispettivi progetti abbia offerto loro margini di respiro e che questo intervallo sia stato scelto con la lucidità di chi sa quanto valga proteggere un tempo raro.
C'è chi parla di lunghe chiacchierate notturne davanti al camino, di confidenze sulle paure e sulle speranze, di quella calma bella che arriva solo quando si sta bene nel silenzio di un altro. E c'è chi giura che li abbia visti ridere di gusto, come due complici vecchi di anni. Sui social, intanto, il gioco degli indizi continua. Una foto di guanti appoggiati accanto a una finestra appannata. Una storia con il rumore della legna che scoppietta. Un tramonto che sembra lo stesso tramonto, solo da angolazioni diverse. Non è materia da tribunale, è vero, ma è la sostanza di cui vivono le nostre attese. E mentre le teorie si moltiplicano, loro resistono senza parole, come chi difende qualcosa che ancora non vuole spiegare. Alcuni fan si spingono oltre e provano a leggere il sottotesto professionale. Se questo è un preludio, potrebbe trasformarsi in un progetto condiviso? Una serie che rimetta in scena quella chimica che il pubblico non ha mai dimenticato? Oppure il vero progetto è molto più semplice, e molto più ambizioso, una storia da vivere fuori dai set? Tra i corridoi degli eventi, c'è chi fa notare che la scelta della montagna non sia casuale. A Bar piace la fatica buona della salita, l'aria che punge e pulisce, il bosco che non giudica. Elcin ama la bellezza che non chiede di essere vista, la pace che si cerca e che si trova. Lì, dove la neve attutisce tutto, è più facile capire cosa conta. Ed è forse per questo che quelle foto sono esplose, perché catturano la semplicità che tutti vorremmo difendere. La stessa semplicità che rende credibile l'ipotesi che non sia stata una semplice vacanza, ma una pagina con titolo ancora da scrivere. Gli scettici non mollano, ricordano che due professionisti hanno il diritto di prendersi una pausa insieme, che un caminetto non fa coppia, che i passi uguali possono essere educazione e cortesia. Hanno ragione? Hanno torto? Forse entrambe le cose. Perché la verità, spesso, abita nel mezzo. Nel modo in cui ci si avvicina a una tazza, nel gesto istintivo di tirare sulla sciarpa dell'altro, nell'esitazione prima di scattare una foto. Se qualcosa c'è, non ha fretta di essere sbandierata. Se qualcosa non c'è, è comunque bello pensare che due persone possano trovarsi bene senza spiegazioni. E tuttavia, quel filo che unisce immagini, tempi, scelte, continua a tendersi. Così siamo arrivati fin qui, insieme, su Segreti Turchi, a misurarci con la possibilità. La storia di Bar Arduk ed Elcin Sangu ci ricorda che le emozioni più forti a volte si sussurrano e basta. E allora vi chiediamo, credete in questo amore d'inverno? Vi sembra l'inizio di una fiaba, o una bellissima amicizia che non ha bisogno di altro? Ditecelo nei commenti, la vostra voce è la bussola che ci guida. Se avete amato l'atmosfera e la poesia di questo racconto, lasciate un like e condividete. E per non perdere il momento in cui il mistero si scioglierà, cliccate su Unisciti. Il vostro sostegno è il calore che ci permette di raccontare queste storie, di sussurrarle con cura, di non farle scappare nel rumore. Noi restiamo qui, pazienti come la neve, a guardare l'orizzonte e a riconoscere, da lontano, quel passo uguale. E se arriverà un segno, lo vedremo insieme. Se non arriverà, conserveremo questa parentesi come si conservano le pagine preferite, con gratitudine. Grazie per averci seguito. Alla prossima, su Segreti Turchi, dove il pettegolezzo diventa racconto e il racconto, qualche volta, diventa leggenda.